Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi dirò qualche curiosità sulla nostra area di gioco. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo le misure dell'area di gioco, le misure della porta. È importante conoscere le distanze all'interno dell'area, le misure dell'area, perché durante tutte le fasi di gioco le linee che ci sono all'interno dell'area risultano essere un riferimento per quello che è la nostra posizione rispetto alla porta. Per cui è importante sapere le distanze e capire come muoverci. Allora, partiamo dalla nostra arietta piccola, che dicono che sia un'arietta piccola, ma tanto piccola non è. Giusto per darvi un'idea delle misure, l'arietta piccola ha una larghezza di 5,50 m. La larghezza è determinata dalla misura della porta, che è 7,32 m da interno palo a interno palo, a cui viene sommato una misura di 5,50 m dal palo al fine dell'area piccola, dall'interno palo sino alla fine della piccola. Quest'area piccola, che noi chiamiamo piccola perché rispetto all'area su cui possiamo giocare con le mani è relativamente piccola, ha una misura di circa 100 metri quadri. 100 metri quadri, immaginate quanto sono 100 metri quadri, è come se fosse un appartamento, quindi immaginatevi voi all'interno, o il vostro figlio all'interno di questa arietta piccola, quindi dentro il vostro appartamento, dove in questi 2-3 secondi di gioco su una palla aerea o su un tiro in porta dobbiamo fare la giocata e cercare di coprire l'area in cui andrà a finire la palla. Si sente spesso dire dagli allenatori al portiere viene detto sempre: l'area piccola è tua, le palle dentro l'area piccola sono tue. Si capisce che 100 metri quadri non sono proprio piccoli, non sono pochi, le dimensioni sono abbastanza difficili da coprire nella sua interezza, motivo per il quale vedo che ci si allena a prendere tutti i palloni nella piccola, però è essenziale la compartecipazione dell'azione difensiva. Dicevamo, la porta ha una larghezza di 7,32 m ed ha un'altezza di 2,44 m interno alla traversa. Il calcio di rigore è piazzato agli 11 metri rispetto alla posizione centrale della linea di porta e la larghezza dell'area è di 16,50 m. Questa lunetta viene disegnata a partire dal calcio di rigore, viene disegnata solo esternamente perché è la distanza regolamentare dei 9,15 m dal dischetto di rigore. C'è poco altro da dire sulle dimensioni dell'area di gioco, se non che il limite dell'area grande a sinistra e a destra è definita ad 11 metri dal limite della piccola laterale e nient'altro. Giusto per vostra curiosità vi dico che l'area grande ha una superficie complessiva di circa 665 metri quadri. Quindi stiamo parlando di una bellissima e grandissima area di gioco. Considerato che poi oggi il portiere è portato a giocare anche fuori dall'area con i piedi, coinvolto con le azioni di ripartenza, le azioni di costruzione, diciamo che oggi il portiere è il primo giocatore che costruisce l'azione per come si è evoluto il calcio. Possiamo vedere che il portiere è chiamato poche volte, si spera poche volte, a fare delle azioni di gioco, ma le azioni di gioco che compie il portiere sono su un'area vastissima. Per questo motivo la compartecipazione della parte difensiva, della parte costruttiva del gioco da parte del portiere deve essere condivisa con i difensori, e quindi tutta la linea difensiva deve partecipare sia all'azione costruttiva che alla fase difensiva. Fase difensiva soprattutto per cercare di dividere l'area in zone più piccole dove il portiere deve poter andare a agire. Da questo punto di vista è importantissimo avere la posizione corretta in ogni situazione di gioco.
Nei prossimi video più avanti faremo delle azioni diciamo dal punto di vista globale e poi dal punto di vista situazionale con i portieri che mi daranno una mano, e cercherò di farvi vedere come suddividere l'area e come andare a coprirla nei diversi spazi. Durante le azioni di gioco si preferisce quindi fare delle giocate in una zona dell'area piuttosto che in un'altra, lasciando coperta consapevolmente una parte dell'area, in quanto una palla in quella zona dell'area dovrebbe, secondo la nostra sensazione, secondo lo sviluppo del gioco, risultare molto meno offensiva rispetto a una palla che entra in un'altra zona dell'area, e quindi il portiere predilige giocare nella zona dell'area dove la palla può essere più pericolosa. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere sempre aggiornati sui nuovi contenuti. Vi auguro un buon allenamento e ci vediamo al prossimo video.